Io darei subito la parola al nostro keynote speaker. Welcome, Brian. Take the floor. Brian Fitzpatrick è il responsabile mondiale per Google di questo aspetto molto delicato che è la gestione tra i dati custoditi da Google e il rapporto con le autorità e con gli organismi internazionali di regolazione. Quindi nel suo intervento lui parlerà di cose anche apparentemente diverse tra loro. Quando l'FBI o la CIA chiedono di avere accesso ai dati personali delle persone, come ci si deve regolare? E fino ai casi diciamo di natura strutturalmente diversa, cioè se ci sono delle cose che riguardano la mia persona, come posso io rivolgermi a Google e tutelare la mia persona? E ancora altre tematiche particolarmente calde come il diritto all'oblio o il diritto alla conservazione, come stamani ho appreso essendo io non di formazione giuridica, e su questo tema il professor Pizzetti ha appena sfornato il suo ultimo libro. Brian è vissuto a Roma per 3 anni, ha frequentato un'importante università straniera qui a Roma, ma molti anni fa, parliamo di 20 years ago, però ci ha chiesto di poter parlare in inglese e naturalmente per qualunque quesito si voglia porre immediatamente dopo il suo intervento, ciascuno di voi è libero di fare la domanda in italiano. Abbiamo la signora che molto cortesemente si è messa al servizio del workshop, quindi the floor is yours. Okay, thank you. Thank you all for coming today. It's a great honor to be back here in Rome, and please forgive me for speaking English, but my Italian is worse than my English. Grazie a tutti per essere qui oggi, per me è un grande onore essere di nuovo qui e di essere stato invitato qui e mi scuso se parlerò in inglese, però il mio italiano è peggio del mio inglese. So thank you, and I'm going to start. I have some slides here to review, but what I'm going to talk about is Google's products and the effect of the free flow of data on the internet. E ho delle slide da farvi vedere. Quello di cui vi parlerò oggi comunque sono i prodotti Google e quelli che sono gli effetti del libero flusso di dati su internet. So the question is for us as a company is what can we do to encourage the continued free flow of information on the internet while working from an engineering perspective. La domanda quindi è per noi come società, come azienda, che cosa possiamo cosa possiamo fare noi per favorire, per incoraggiare questo continuo e costante flusso di informazioni su internet, lavorando, operando da un punto di vista dell'ingegneria, da un punto di vista dell'aspetto tecnico. So while most companies have lobbyists who can go and speak about policy, we decided to start a team in 2010 to develop products about transparency. Per cui mentre la maggior parte delle aziende e delle società magari ingaggia o utilizza alcune persone che le utilizza per fare lobby e per far sì che vengano approvate delle politiche, noi invece abbiamo deciso nel 2010 di costituire un team che si occupasse della elaborazione e dello sviluppo di prodotti proprio per la trasparenza. So the first part of our product is the government requests. So we focus on twice a year providing information about the number of requests we get from various governments around the world. La prima parte, diciamo, del nostro prodotto è quella che si concentra su quelle che sono le richieste da parte delle autorità, vale a dire 2 volte l'anno noi ci concentriamo sul numero di richieste che ci vengono fornite, ci vengono sottoposte da parte delle autorità di vari governi del mondo, richieste di informazioni. So on the left you can see that in periods of 6 months the amount of requests we get from the Italian agencies has been fairly consistent. Vedete a sinistra, per un periodo di 6 mesi, vedete che la quantità di richieste che ci sono provenute dalle autorità italiane è rimasta abbastanza costante. And the right-hand side of the screenshot, and this is a shot from our actual product, shows that the compliance rate with these requests has actually gone down a little bit. Invece a destra potete vedere, questa è una slide che è presa proprio dal prodotto che è possibile
consultare su internet, vedete che il tasso di ottemperanza ha subito un leggero calo. Oops, it's going very quickly. Sorry. Okay, this is doing 2 slides at once. Salta Oh. 2 diapositive per volta? No. It's going twice. Is there a way to do it? Can you change this? Can you ask him if he can forward the slide for me? If I ask him? Mandate avanti voi? Okay, Perché ne grazie. salta... Okay. It's doing 2 slides at once. This is a little game we're going to play here. Stiamo per fare un giochetto adesso. Okay. So when we started this, again, to build products to show this data, no other companies were doing this, but we're happy to say that other companies have joined in to provide transparency reports, for example, Twitter. Quando abbiamo avviato l'elaborazione, lo sviluppo di questo prodotto, eravamo gli unici, eravamo i soli a farlo, però siamo molto felici oggi di poter dire, di poter annunciare che altre aziende si sono unite a noi in questa iniziativa, in questo sforzo, e per esempio anche Twitter pubblica il proprio rapporto sulla trasparenza. Back, please. Thank you. And in addition to Twitter, Microsoft, most recently, 2 months ago, launched their own transparency report as well. Oltre a Twitter, anche la Microsoft 2 mesi fa ha lanciato il proprio rapporto sulla trasparenza. Okay, so those are requests for data about our users, whether it's subscription data or actual information that they store in our products. Quelle sono quindi le richieste che riguardano i dati relativi ai nostri utenti, siano essi dati relativi alla registrazione o dati che riguardano proprio il contenuto delle attività realizzate dagli utenti su internet. The second part of our product, also updated twice a year, has to do with government removals. These are requests from governments to remove information from our products. E la seconda parte invece del nostro prodotto, anche questa viene aggiornata 2 volte l'anno, ha a che vedere con le richieste di rimozione presentate dalle autorità, vale a dire le autorità richiedono di rimuovere da internet e di rimuovere dai nostri prodotti alcuni dati, alcune informazioni. Now, I have an example here first, a screen that you may have seen on YouTube. Ho qui un esempio, una schermata che sicuramente avete avuto modo di incontrare su YouTube. So, if we get a request in Italy from the government to remove something from YouTube that does not violate US law or our community guidelines, it remains up in the rest of the world, and you'll see this in Italy. Per cui, se riceviamo dalle autorità italiane una richiesta di rimuovere un contenuto che non viola la normativa statunitense e non viola le linee guida della nostra società, della nostra azienda, noi lo rimuoviamo in Italia, ed è quindi questa la schermata che poi compare. Il contenuto rimane altrove, ma non è accessibile in Italia. Now, as an example for Google search, if you search for something and you find nothing, most people assume that it doesn't exist. Un esempio per la ricerca su Google: se cercate qualcosa e non trovate nulla, molte persone danno per scontato che non ci sia nulla. And we think that this is important to highlight that information has been removed, because we have no way of notifying the site owner that they've been removed from our product. E invece per noi riteniamo che sia importante mettere in luce e sottolineare il fatto che le informazioni sono state rimosse, perché noi non abbiamo alcun modo per notificare al proprietario, al titolare del sito, che quelle specifiche informazioni relative al suo sito sono state rimosse. Because if someone searches for something on Google and finds nothing, the typical assumption is that it's not on the internet, and we call this the negative search space. Perché veramente quando si cerca qualcosa su internet e non si trova nulla, la ipotesi che immediatamente si formula è che non ci sia nulla su internet, e quella che noi chiamiamo la base di ricerca negativa. So here's an example. Here's the Italian screenshot, most recent for information for removals from the Italian government. Ora, questo è il riepilogo di tutte le richieste che ci sono state fatte da parte delle autorità italiane, richieste di rimozione. And you can see that for the most part, requests to remove information that come from Italian agencies are
defamation related. E come potete riscontrare dal grafico, la stragrande maggioranza delle richieste che provengono dalle autorità italiane, richieste di rimozione di informazioni, sono relative, riguardano casi di diffamazione. So we also break this information down further so that you can see orders from the tribunals as well as executive and police orders, and then per product. Come vedete poi procediamo ulteriormente ad una ulteriore suddivisione sia in base a qual è l'autorità che effettua la richiesta, se sono che effettua la richiesta di rimozione, sono esse ordinanze di tribunali o da parte della polizia, e poi la suddivisione anche per prodotto. And while this example is for search, we also show for other products as well. E questo esempio che vi ho illustrato riguarda l'aspetto ricerca, ma abbiamo questo tipo di informazioni anche per altri prodotti. So those are the first two parts of our product. Those are updated twice a year, and they have to do with requests from governments. Now I'm going to talk about requests that can come from private citizens and companies. Quelle erano le due parti del nostro prodotto, e parti che vengono aggiornate 2 volte l'anno e che riguardano richieste che provengono dalle autorità pubbliche. Adesso invece passiamo a parlare delle richieste che ci provengono da cittadini, da privati cittadini o da aziende. And these are copyright removal requests, and this part of our product is updated every day. Queste sono richieste di rimozione che riguardano il copyright, e questo aggiornamento avviene quotidianamente. Now, if you search for something on Google, for example, here, I put Giovanotti download, and you find nothing, or you look through the results, you may find some things that you're not looking for, that you are looking for, but we also put this notice to say, if this is a theoretical example, that we've removed some information from here due to request. Quindi se per esempio voi effettuate una ricerca, io ho scritto in questo caso Giovanotti download, e non ottenete nulla, non ottenete risultati, oppure ottenete alcuni risultati ma non è quello che voi stavate cercando, comunque soltanto parte di quello che cercavate, noi nel caso in cui ci sia stata richiesta di rimozione a causa del copyright mettiamo anche questo avviso, questa notifica per informare l'utente. This is an important mechanism for rights holders to be able to protect the rights. However, it can be used as a chilling effect on free speech. Ovviamente questo è un meccanismo molto importante per i titolari di diritti, proprio perché in questa maniera loro possono proteggere i propri diritti, però può anche avere un effetto, diciamo, di congelamento per quello che riguarda invece la libertà di espressione. So what I'm going to review here real quick is what our copyright report looked like when we launched it in May of 2012. This is what it looked like right here. Qui rapidamente vi illustro come si presentava il nostro rapporto sul copyright al momento del lancio, vale a dire maggio 2012. Now the reason I have this slide up here is I want you to look at the number on the top right, 1.25 million requests a month to remove copyright information from our products. La ragione per cui ho messo questa slide è perché voglio che diate uno sguardo al numero in alto a destra, 1,250 milioni di richieste al mese, richieste di rimozione per motivi di copyright. Now I'm going to show you a screenshot from yesterday. E invece adesso vi faccio vedere una schermata di ieri. And for those of you in the back, it says 15 million requests in the past month. Se in fondo non si riuscisse a leggere, parliamo di 15 milioni di richieste al mese, del mese scorso. So this is in cooperation with legal legislation in the United States for intermediaries for dealing with copyrighted information. E questo ovviamente in collaborazione negli Stati Uniti, ovviamente in base a quella che è la legislazione che prevede una specifica normativa per gli intermediari che appunto si occupano di informazioni che hanno a che fare col copyright. So I started with removals and requests from governments, updated twice a year, and I moved on to copyrighted information, updated once a day. Quindi abbiamo parlato delle richieste di dati e delle richieste di rimozione da parte delle autorità che vengono aggiornate 2 volte l'anno, e poi il rapporto viene aggiornato 2 volte l'anno, e poi invece le richieste di rimozione per copyright che vengono aggiornate 1 volta al giorno.
And so far, these are legal means for removing data from our products. But now I'm going to talk about extra legal means for restricting access to the internet that we update every minute. E finora quindi abbiamo parlato di quelli che sono gli strumenti giuridici che vengono utilizzati, cui si fa ricorso per ottenere dati. Adesso vorrei invece parlare di quelli che sono strumenti extra giuridici che riguardano la possibilità di limitare l'accesso a internet, aggiornamento che viene fatto in tempo praticamente reale. So these extra legal means are what I would call blunt instruments. They're very coarse and they affect, they create a great deal of collateral damage when they're trying to restrict some things. Questi strumenti che sono, diciamo, extra giuridici, extra legali, sono quegli strumenti che vengono utilizzati in maniera abbastanza forte e pesante, che comunque creano un impatto abbastanza ampio, soprattutto creano molti danni collaterali quando vengono utilizzati per cercare di limitare l'accesso a internet. So you may remember a few years ago when Prime Minister Mubarak in Egypt demanded that the internet be turned off in Italy. And he did this by simply in Egypt, in Egypt, very different. He did this by simply making a telephone call. Vi ricordate quando qualche anno fa il presidente Mubarak chiese praticamente di spegnere internet ha detto in Italia, voleva dire in Egitto, abbastanza diverso rispetto all'Italia, e lo ha fatto semplicemente alzando la corrente del telefono e facendo quindi una telefonata, ha chiesto di spegnere internet. Now, in the case of Italy, 92% of the internet traffic runs through a single telephone exchange in Cairo, and the military went in and simply turned the power off. Nel caso di internet, nel caso dell'Egitto, il 92% del traffico, praticamente il traffico internet passa attraverso una sola e unica centralina telefonica, quindi per spegnere internet è bastato a alcuni militari entrare in questa centralina e spegnere, staccare l'interruttore. And this worked so well for them that Libya did the same thing shortly thereafter. E la cosa ha funzionato così tanto bene per l'Egitto che la Libia immediatamente dopo ha seguito l'esempio. Now, when we started this product years ago, our goal was simply to show that our products were being restricted. YouTube or Blogger, for example. We never expected entire countries to shut off the internet. Quando abbiamo iniziato l'elaborazione e lo sviluppo di questi prodotti anni fa, ovviamente il nostro obiettivo era semplicemente dimostrare e far vedere che i nostri prodotti soffrivano di queste limitazioni, di queste restrizioni, quindi YouTube, Blogger, e non certo che appunto si potesse pensare che internet venisse staccata o spenta a livello di un intero paese. So while all of these different parts of our product tell stories with actual data, I think that this is possibly one of the most important. Per cui le varie parti dei nostri prodotti, io credo, raccontino storie sulla base di dati effettivi. Intanto questa è una cosa che io ritengo essere molto importante. But the government removals and the government requests for user data are also a key element of showing what is happening and how the free flow of information on the internet can be restricted. Ma le richieste sia di rimozione che di informazione di dati da parte degli utenti, da parte delle autorità, è un elemento chiave anche per dimostrare che cosa succede, cosa sta succedendo e come può essere limitato il libero flusso di informazioni su internet. One more, please. So we didn't expect something like the Arab Spring to happen. And so at the time, our graphs were delayed by 36 hours. We made engineering changes when that occurred to minimize that duration to less than 2 minutes. Ovviamente non ci aspettavamo all'epoca che ci sarebbe stata la primavera araba e all'epoca c'era l'aggiornamento dei nostri grafici avveniva con circa 36 ore di ritardo. A seguito degli eventi abbiamo apportato delle modifiche a livello tecnico che ci hanno consentito di ridurre questo lasso di tempo, questo ritardo veramente a pochissimi minuti. Okay, one more. So one point I want to make, however, is that having traffic flowing on the internet isn't always a good thing. These graphs aren't a moral statement. And for that example, I have a graph from Syria. Quello
Quello che voglio sottolineare, tuttavia, non è che il fatto di avere il traffico su internet sia di per sé una cosa positiva. Questi grafici non sono assolutamente un'affermazione, una dichiarazione di carattere etico-morale, e vi voglio vedere cosa è successo voglio far vedere cosa è successo in Siria. In 2010, Syria restored access to YouTube and Facebook, and many people said this is a good thing, this is great, they've seen the error of their ways, but in fact they did this so that they could spy on citizens, find out who was organizing, and then arrest them. Per cui nel 2010, quando la Siria ha ripristinato l'accesso a YouTube e a Facebook, molti hanno fatto sentire la propria voce dicendo che questa era una cosa positiva, che il governo si era reso conto di aver commesso un errore. In realtà questa cosa è stata fatta solo e esclusivamente per poter spiare i cittadini, per poter scoprire chi stava organizzando cosa stessero facendo. Now, we also saw a couple of years ago a complete 50% traffic drop in Armenia for 5 hours. And we had no idea what had happened. There was no political unrest, there was no protesting, there was no anything under the ordinary, but half the traffic disappeared. Un'altra cosa ci è capitato di riscontrare un paio d'anni fa: all'improvviso il 50% del traffico su internet in Armenia, il traffico in Armenia ha subito un calo improvviso del 50% per circa 5 ore, e non sapevamo spiegarcene la ragione e il motivo, perché non c'erano sommosse politiche, non c'erano problemi, non c'erano proteste, non si capiva perché ci fosse stato questo calo del 50%. And we were puzzled until the next day we discovered a newspaper article in The Guardian where a woman in Soviet Georgia had been scavenging copper from wires and dug up a fiber cable that brought half of the traffic into Armenia. E questo puzzle ci è rimasto praticamente, questo dubbio ci è rimasto fino al giorno successivo, quando un articolo pubblicato sul Guardian riferiva che praticamente il giorno prima una donna della Georgia sovietica che cercava di impadronirsi di rame o di cavi di rame, praticamente aveva scavato uno di questi cavi, lo aveva rotto, e questo era il cavo che trasportava il 50% del traffico internet. So sometimes we find that traffic that's restricted is bad, sometimes we find that traffic that is restored is good, and sometimes we find that the internet infrastructure is more fragile than you may think. Per cui a volte scopriamo che la restrizione del traffico è una cosa negativa, che il ripristino di internet è una cosa positiva, e scopriamo anche però che spesso le infrastrutture di internet sono molto più fragili di quanto non ci si aspetti. And so thank you for your time and for listening. And again, I hope this shows you a way that we can, as a company, can tell stories and speak to issues regarding internet policy using data and using engineering processes. Grazie quindi per la vostra attenzione, grazie quindi per avermi ascoltato. Mi auguro di avervi spiegato in una qualche maniera come noi possiamo raccontare una storia utilizzando i dati, raccontare la storia servendoci dei dati, e come possiamo appunto fornire informazioni mostrando dei grafici che riguardano l'utilizzo di internet.